Vivere a Venezia, l'Università di Ca' Foscari, la mia esperienza. Il video che ho fatto tempo fa sulla mia infanzia a Venezia è piaciuto molto, quindi ho cercato qualcosa che potesse riproporvi come vive o viveva un veneziano a Venezia. Ho pensato quindi di proporvi gli anni in cui ho studiato all'Università di Ca' Foscari, mostrandovi alcuni posti che ho frequentato, la biblioteca generale dove studiavo, dove facevo colazione, aperitivi e altre curiosità. Ormai più di 30 anni fa decisi di iscrivermi a Lettere e Filosofia con indirizzo storico. Dopo 5 anni di perito meccanico mi pareva giusto approfondire con una laurea in storia la mia passione. Iniziai quindi a studiare per preparare gli esami e a frequentare i luoghi delle università posti vicino a Campo Santa Margherita e San Barnaba. Il più frequentato tra questi era la Biblioteca Generale Ca' Bernardo, generale perché riuniva tutti gli studenti delle diverse sedi e in più potevano entrare anche gli esterni. Qui ci trovavamo con gli amici per studiare ma anche per socializzare. Facevamo colazione insieme nei bar vicini, a metà giornata ci prendevamo l'aperitivo e per chi non tornava a casa si poteva fare un leggero pranzo per studiare poi tutto il pomeriggio fino a sera. Sono passato la scorsa settimana e purtroppo Ca' Bernardo è diventato il Dipartimento di Studi Linguistici con la sua propria biblioteca, non più quindi quella generale. In alternativa alla generale c'era il weekend alla biblioteca Querini, in cui però c'erano studenti modello, bisognava vestirsi bene e fare i seri. Collocata al primo piano di Palazzo Querini Stampalia o Stampalia, questa rimaneva aperta anche nei giorni festivi e credetemi, studiare nelle stanze di un palazzo del Cinquecento è veramente bello. Tornando in zona San Barnaba abbiamo tutta una serie di bar e osterie proprio per la frequentazione degli studenti. Tra questi ci sono anche le librerie dell'università, di cui la principale è la Ca' Foscarina, dove prendevo i testi per gli esami e spesso anche i saggi che erano la mia passione del tempo. Vicino alla Biblioteca Generale e alla Libreria Ca' Foscarina abbiamo la sede dell'università, il Palazzo Foscari, palazzo che fu utilizzato come residenza per gli ospiti della Serenissima, come sovrani europei e diplomatici, per la regata storica o per festeggiare gli ospiti della Repubblica in visita a Venezia, con grandi feste nei piani nobili del palazzo. Grazie alla sua collocazione in volta del canal, ossia sulla curva più ampia del Canal Grande, consente di spaziare con la vista dal ponte di Rialto alle gallerie dell'Accademia. Il secondo piano fu scelto da molti pittori come il Canaletto come postazione per dipingere vedute. Anche questo è un palazzo da visitare, bellissimo il cortile interno che potrete accedervi facilmente.
infine vi parlo della mia laurea, di cui vi lascio il link completo del video in alto a destra. Per festeggiare si preparava una locandina chiamata Papiro, in cui c'era una caricatura del laureato con alcune righe in rima, in cui si raccontava la sua storia. Una volta letto, il festeggiato veniva spogliato e travestito, per essere oggetto di tanti scherzi di cattivo gusto, per poi dirigersi verso il posto dove insieme si sarebbe festeggiato solitamente in un bar. Ora non si può più far niente per i divieti del comune, per schiamazzi e perché la gente sporcava le strade con uova e farina. Vi lascio alcune riprese. Dopo la laurea in storia ho fatto vari lavori, ma mai attinenti alla mia laurea. Mi piace pensare che il canale che ora ho sia una specie di continuazione di quell'esperienza. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più, sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che, se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale, c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!